E bentornato nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella e clicca su tutte in modo tale da rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel pollice alzato, un bel like e lasciami un commentino qua sotto per farmi sapere cosa ne pensi e che idee hai. Ovviamente saranno accettati solo i commenti costruttivi e di critiche costruttive e saranno eliminati tutti i commenti che non lo saranno. Parliamo della seconda parte del delitto di Garlasco. Ci concentreremo oggi sui processi appunto sin dall'inizio, quindi parleremo soprattutto di questo. Se non hai ancora visto il video precedente dove ti racconto la storia facendoti un recap dall'inizio, ti invito ad andare a guardarla. Ti lascio giù il link per andarla appunto a guardare. Garlasco, 9.000 abitanti, 5 banche, niente industrie, un ospizio per vecchi, una stazione ferroviaria scalcinata e uno stormo di piccole case. È piena estate, le strade sono deserte, siamo ad agosto. È una cittadina che si trova tra due regioni, cioè tra il Piemonte e la Lombardia, al di là del Ticino e al di qua del Monferrato. In via De Pascoli, una stradina che incrocia la provinciale per Pavia, non c'è nessuno. Al di là della strada, le risaie verdi, le immense risaie zanzarose della Lomellina. Un paese di circa 10.000 anime, strade ordinate, vite tranquille, famiglie modello e due bravi ragazzi. Una storia semplice. Non c'è traccia di droga, di alcol, di soldi, di passioni smodate, ambizioni senza freni. C'è piuttosto la falsità della perfezione, la bugia dell'apparenza, la trappola del silenzio. Iniziamo con i primi processi. Iniziamo dal 2009. 2009, il 17 dicembre, quindi ben 857 giorni dopo la morte di Chiara, a Vigevano nevica. Fiocchi lievi si depositano sugli alberi, sulle strade e sulle auto, ammantando di bianco l'austera cittadina. L'atmosfera da fiaba fa pugni con il rosso del sangue che si respira nella stanza in cui imputato, pubblico ministero e avvocati aspettano il verdetto. Il pubblico ministero Rosa Muscio ha chiesto 30 anni di galera per omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. Secondo l'accusa, Stasi è stato smascherato dalla fidanzata per le sue passioni per dei filmetti un po' hot, diciamo così, e l'ha massacrata senza pietà. L'avvocato, diciamo, di grido che poi ha deciso di seguire e di difenderlo è stato l'avvocato Angelo Giarda, che ha invocato l'assoluzione con formula piena secondo il suo difensore. Stasi è colpevole solo del pudore che gli ha impedito di scappare in lacrime durante il funerale. Contro di lui soltanto ombre, sospetti, pregiudizi. Manca il movente, non è stata trovata l'arma del delitto, l'alibi è granitico, fantasioso il castello, accusatorio basato sulla bici, sulla camminata e sul dispenser. L'avvocato di parte civile, invece Gianluigi Tizzoni, è ormai pessimista. È il legale della famiglia Poggi, quindi la mamma di Chiara. Nel momento del verdetto, il silenzio piomba come una minaccia sull'aula spoglia e fredda e si sente la voce di Vitelli che vibra preso dall'emozione. In nome del popolo italiano, letto l'articolo 530,2 del Codice di procedura penale, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vigevano assolve Alberto Stasi per l'imputazione ascrittogli per non aver commesso il fatto. Le grida e gli abbracci di Stasi e i difensori scoppiano improvvisi, reazioni normali secondo alcuni. La sensazione è di chi per un soffio ha evitato il peggio. E questa è una cosa che diceva anche mio padre: meglio 100 colpevoli in libertà che un innocente in galera. Siamo nel 2010.
La sentenza è appellata dal Pubblico Ministero di Vigevano e dalla Procura Generale di Milano. Per la parte civile i motivi di ricorso sono presentati il 30 aprile 2010, direttamente dal padre e dalla madre di Chiara. Un gesto simbolico. Rita Preda e Giuseppe Poggi vogliono la verità, pretendono la giustizia. Chiara ne ha diritto e loro ne hanno diritto. 2011. L'8 novembre del 2011 inizia il processo d'appello davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Presidente è Anna Conforti, a lungo presidente di sezione e giudice esperto in materia di reati contro soggetti deboli. Il giudice Fabio Tucci, magistrato intelligente e simpatico, noto per la sua cultura delle regole e delle garanzie. La difesa dell'imputato deposita una memoria di 500 pagine che sviluppa una pista alternativa, cioè le tracce di nicotina su un capello di Chiara. Collocano un misterioso fumatore nella scena del crimine. Pubblico ministero Laura Barbarini, magistrato scrupoloso e di non usuale rigore, chiede di nuovo 30 anni di galera, lasciando intravedere molte anomalie nei rapporti tra Stasi e la fidanzata, nebbie tra le quali bisogna muoversi per rintracciare il movente. L'avvocato Tizzoni, che è l'avvocato dei Poggi, si concentra sulle richieste di riapertura dell'istruttoria, invocando approfondimenti sulla camminata, sulla bici nera e sull'alibi informatico. La mattina del 6 dicembre 2010 arriva la sentenza. È passato meno di un mese dall'inizio del processo di secondo grado, 1576 giorni dalla morte di Chiara. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, letto l'articolo 605 del Codice di Procedura Penale, respinge gli appelli della Procura e della parte civile e conferma la sentenza di assoluzione dell'imputato Alberto Stasi. Stasi, travolto dalla gioia, abbraccia i suoi difensori. Arriviamo al 2013. L'avvocato Giarda crede in modo viscerale all'innocenza del ragazzo e altrimenti non avrebbe mai accettato un caso. E dice questo: signori della Corte, Stasi è innocente, non ho molti dubbi su di lui, altrimenti non lo avrei difeso, perché chi ha ucciso la Chiara in quel modo è indifendibile. Alberto Stasi non c'entra niente con la morte di quella povera ragazza. Io, lui stesso e equipe di persone di elevata caratura scientifica abbiamo lavorato per 6 anni su ogni particolare di questa storia e non c'è mai stato un solo riscontro che abbia portato a lui. È un innocente, continua l'avvocato Giarda, e lo dico con umiltà. Del resto lo hanno detto insieme a me i giudici di primo e secondo grado, assolvendolo. Continua con il dire: io tutelo un innocente. Signori, nei confronti di Alberto non ci sono prove, non ci sono indizi, non ci sono neanche sospetti, ci sono solo ombre, congetture, fantasia. Nessun fatto, nessun elemento che porti a lui. Non c'è un movente, non c'è un'arma. E poi vogliamo parlare dei tempi? L'unica finestra di incertezza possibile è il mattino fra le 9 e 12, quando qualcuno, presumibilmente Chiara, stacca l'allarme perimetrale della casa, e alle 9:35, quando Alberto si mette davanti al computer a lavorare alla tesi, cosa che farà fino alle 12:20. Su questi orari siamo tutti d'accordo. Bene, Alberto può arrivare a casa di Chiara, litigare, aggredirla, colpirla più volte fino a ucciderla, buttare il corpo giù dalle scale, sedersi sul divano, come dicono che abbia fatto l'assassino, lavarsi in bagno, avvolgere qualcosa in 2 asciugamani di casa Poggi, mai più trovati, uscire magari con i vestiti sanguinati, prendere la bicicletta vista dai testimoni, correre a casa, accendere il computer e mettersi a guardare le fotose per 23 minuti? 23 minuti, non un'ora e 40 minuti. 23. No, non è possibile. Voi sapete che non è possibile. Nel mentre succede una disgrazia. Il padre di Alberto muore. È la notte di Natale del 2013. Un uomo di 57 anni si arrende alla malattia fulminante
Nel reparto di ematologia del Policlinico San Matteo di Pavia si spegne Nicola Stasi. Era ricoverato dall'inizio del mese. Gli amici da qualche tempo lo vedevano smagrito, consumato. Quell'uomo, venuto dalla Puglia per conquistare il mondo, il padre paladino e disposto a scalare le montagne per difendere l'innocenza del figlio, era ormai stanco, vuoto, sfibrato. Una lotta senza tregua per non cedere alla disperazione. Aveva reagito, desolato dalla sentenza della Cassazione. Dobbiamo salvare il nostro figlio, continuava, da un destino che non merita. Non è stato lui, lo avremmo capito, è il miglior figlio del mondo. Ripeteva spesso il padre di Alberto questa frase. Quest'uomo che nel 1998 si era trasferito dall'Iscate, nel Milanese, a Garlasco per aprire una ditta di autoricambi e andare a vivere con la famiglia in una villa di mattoni rossi, in via Carducci, distante più di 1000 metri dalla casa della povera Chiara. Quando parlava di suo figlio, parlava del dramma del figlio, la commozione e la rabbia accendevano una luce intensa nei suoi occhi verde-azzurri, identici a quelli di Alberto. E Alberto diceva di lui: mio padre ha iniziato a morire quando la Cassazione ha riaperto il processo. Si dispera il ragazzo dicendo queste parole. Lui si era caricato tutto il peso per proteggere me e mia madre, ma nessuno poteva proteggere lui. I giornalisti l'hanno sempre attaccato, mentre si sono innamorati subito di Giuseppe e Rita Poggi. I genitori della vittima sono molto più simpatici di quelli di un sospettato assassino. Il padre di Alberto non è sopravvissuto al processo del figlio. E qui io vorrei dire una cosa: sono sempre dei genitori, perché anche se il figlio commette una cosa del genere, i genitori sono persone che soffrono tantissimo. Questo padre che si è lasciato andare da questa grandissima sofferenza perché riteneva fino all'ultimo suo figlio innocente. Bisogna avere rispetto per la vittima, rispetto per i genitori della vittima, ma rispetto anche per i genitori del colpevole. È questo che vedo poco sia nel web che dai giornalisti o dalle persone comuni. Il fatto che non si capisca che anche i genitori della vittima sono sempre dei genitori che soffrono e loro hanno sofferto tantissimo. Sì, è vero, non hanno perso un figlio, ma in fondo, in parte l'hanno perso anche loro. Andiamo al 2014. Il processo di appello bis si celebra nella stessa aula in cui si era svolto il primo appello 3 anni prima. La corte d'assise è di nuovo presieduta da una donna, Barbara Ballerio, magistrato autorevole e puntiglioso, persona elegante, dagli occhi vispi e attenti, alle spalle una carriera costellata di numerosi casi di omicidio. La Ballerio è anche relatore. Cosa vuol dire? Che ha deciso di caricarsi sulle spalle, minute e furti, tutto il peso di un processo che si trascina impazzito da ormai 6 anni. Al suo fianco il giudice Enrico Scarlini, un uomo dal carattere schivo e riservato, noto anche per essersi occupato di importanti inchieste sulle Brigate Rosse ed esperto di questioni procedurali. Ai lati i 6 giudici popolari, in questo caso per la maggior parte donne. Nel guardare queste donne con la fascia tricolore, Francesco sente che il fattore femminile avrà un peso decisivo. Anche il pubblico ministero è una donna, la dottoressa Barbaini, che si era già occupata del primo appello. C'è un bisogno di verità, soprattutto per noi donne. Le donne hanno sete di verità. Ed è vero, concordo, soprattutto se di mezzo c'è la vita spezzata di una ragazza che ha tutta la vita ancora davanti, che ha 26 anni e ha questi occhi bellissimi, sorridenti. A questo punto vengono disposte 2 perizie, una sulla camminata di Stasi, quindi al fine di completare l'indagine di primo grado, e l'altra finalizzata agli accertamenti genetici sulle unghie di Chiara e sul capello trovato nella mano. Ricordiamo che è stato trovato un capello nella mano biondo nella mano di Chiara. I giudici ordinarono anche all'imputato di consegnare la sua bici nera per la comparazione con quella vista dalle 2 testimoni davanti a casa del Poggi quella maledetta mattina, e ne ho parlato nel video precedente. Con una simulazione al computer devono stabilire se la persona con lo stesso numero di Stasi può evitare di calpestare le chiazze di sangue, soprattutto quella più grande davanti alla porta della cantina.
L'obiettivo è quello di arrivare a una planimetria completa del percorso compiuto nella casa dell'imputato secondo le sue dichiarazioni del 13 agosto 2007. Il 20 giugno i periti passano tutta la giornata a rilevare le misure e le distanze nell'abitazione dei poggi usando laser e scanner. Il dottor Roberto Testi, medico legale, decide di fare una cosa un po' particolare. Si getta personalmente dalle scale. Vuole vedere con i suoi occhi, capire, arrivare al punto. Alberto può aver calpestato la scena del crimine, zeppa di sangue restando con le scarpe Lacoste miracolosamente bianche? Gli esiti delle verifiche hanno messo in evidenza che se Stasi si fosse fermato al primo gradino, la possibilità di non calpestare il sangue sarebbe stata dello 0,00038%. Se fosse sceso di un altro gradino, la percentuale sarebbe stata ancora inferiore. Fra l'altro, i tecnici considerano la possibilità che lo spazio sia stato coperto con 8 passi, un numero inferiore a quello effettivamente necessario. È praticamente impossibile fare un passo di 1 metro, come ipotizzato nella perizia di primo grado. La camminata di una persona sconvolta non può diventare una gara al salto in lungo. Testi ritiene inoltre priva di fondamento scientifico la teoria dell'evitamento implicito, in quanto non è possibile paragonare la pozza di sangue a qualsiasi ostacolo. Si tratta di un comportamento insensato, specie se si considera che, in base alle dichiarazioni di Stasi, la strategia inconscia sarebbe stata quella attuata anche in fase di uscita dopo la scoperta del corpo di Chiara. Una nuova perizia conferma poi la breve durata dell'omicidio e forte prova personale effettuata dallo pericolato Testi dimostra che il corpo di Chiara, dopo essersi arrestato qualche attimo sui primi gradini, è scivolato verso il basso, lasciando strisce di sangue. Nello slittare, la testa della povera ragazza si è rigirata macchiandosi di sangue e il volto è stato coperto dai capelli. Il perito approfondisce anche il tema dei tappetini della macchina che, secondo le sue dichiarazioni, Alberto avrebbe usato subito dopo il ritrovamento per raggiungere la caserma dei carabinieri. Il tecnico si fa consegnare da papà di Chiara alcune piastrelle identiche a quelle del piano di terra, preleva il proprio sangue e ne fa cadere alcune gocce sulle mattonelle per ricreare la situazione e aspetta alcune ore. Una volta che il materiale ematico si era appreso, lo calpesta. Raggiunge poi i tappetini dell'auto posizionati in un'altra stanza, simulando di salire sulla vettura per verificare l'esito. Usa il lumino invece della questa non riesco a dirla, cioè usa il lumino piuttosto che un'altra, quella tetremetil benzidina utilizzata in primo grado. Il test è ripetuto più volte, anche in giornate di pioggia o su tappetini di autovetture che poi vengono effettivamente adoperate per alcuni giorni, per rendere ancora più improbabile la permanenza di eventuali macchie di sangue. Com'è possibile allora che il tappetino dell'auto di Alberto Stasi fosse lindo come uno specchio? Nulla di fatto per quanto riguarda invece il cappello trovato nella mano della povera Chiara, mano sinistra di Chiara. È passato troppo tempo, impossibile trovare la traccia di DNA. Il cappello non può essere attribuito a uno specifico individuo perché è compatibile con migliaia di individui. Fabio Giarda, il giovane avvocato che da qualche tempo ha iniziato ad affiancare il padre Angelo e Giuseppe Colli, afferma che il cappello poteva essere di Alberto, ma anche di 1000 altre persone. Il legale di parte civile si dedica a tempo pieno alla questione della bicicletta e accerta che i pedali non sono quelli originali. L'avvocato ha una vera passione per questa bici classica da uomo, estremamente pregiata e con una lunga tradizione che risale ai primi del Novecento. Ne ha una anche lui, costruita nel 1949, ancora con i freni e bacchetta e le manopole in osso. La verità gli appare a un certo punto luminosa. I pedali su cui sono state trovate le tracce di DNA di Chiara sono stati montati in sostituzione dei pedali originali. I dirigenti del gruppo Atala, detentore del marchio Umberto Dei, comunicano che le bici modello Giubileo escono dalla fabbrica con pedali Union, quindi la circostanza è confermata da un commerciante che ricorda di aver venduto la Umberto Dei a Nicola Stasi.
e di aver montato pedali Union. I pedali con il DNA di Chiara arrivano da una bicicletta da donna e nella disponibilità della famiglia Stasi c'era solo l'imbarazzo della scelta in fatto di bici da donna, essendoci una olandesina, una city bike e quella mostrata a Marghetto. I consulenti di parte civile annotano che le pedivelle dell'olandesina nera consegnata da Stasi hanno gli evidenti segni di regamento in senso orario e anti-orario, tali da far pensare che quegli accessori siano stati montati e smontati. I pedali dell'Umberto Dei erano stati anche lavati perché sull'accessorio era stato trovato solo il materiale genetico di Chiara, senza tracce però di sporcizia o altro, come sarebbe stato ovvio per un oggetto di cui uso produce contatto continuo con le scarpe. Chi ha sostituito i pedali e quanto per quale ragione? Perché il DNA di Chiara è presente solo sui pedali dell'Umberto Dei e non su altre componenti della bici? Normalmente l'analisi dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il crimine con grande spargimento di sangue evidenzia tracce ematiche in molti punti. Poi c'è un'altra cosa molto importante di cui ho parlato anche nell'altro video, che è l'attenzione sulla foto sul pigiama di Chiara. Sulla maglietta rosa all'altezza della scapola sinistra si scorge l'impronta di una mano insanguinata, lasciata ovviamente dall'assassino mentre lanciava la ragazza per le scale. Quindi la classica manata è stata data per spingerla. Non regge quindi l'ipotesi che l'omicida sia andato successivamente in bagno per specchiarsi prima di darsi alla fuga. Un uomo con le mani insanguinate deve per forza, essersele lavate. Ecco allora l'importanza dell'impronta di Alberto, e non solo di Alberto, sul dispenser. Il RIS individua poi una marca Frau numero 42 delle impronte sulla scena del delitto. Sono scarpe con la suola a pallini, diverse dalla Lacoste indicate da Stasi. Facendo una ricerca sulla carta di credito di Alberto, gli investigatori appurarono che ha acquistato a Milano un paio di scarpe della stessa misura, marca Geox. Di queste scarpe non c'è però traccia, perché non rientrano tra quelle consegnate da Alberto nel corso delle indagini. E invece è sparito un intero album fotografico che ritraeva Stasi, Chiara e le loro amiche. È stato sequestrato a casa di Chiara con 41 immagini che avrebbero potuto fornire un contributo importante alla questione dell'uso da parte di Stasi di scarpe con la famosa suola a pallini. Indovinate? Sono scomparse le fotografie scattate dai carabinieri in cui erano ben visibili alcuni piccoli graffi sulle braccia di Alberto. Non sono ritenute importanti per la questione. Il 17 dicembre 2014, ore 9:45, il processo è finito. I requisitori a ringhe sono già alle spalle, mancano solo le repliche di pubblico ministero e avvocati. Poi la corte si ritirerà per deliberare. Laura Barbarini è pronta. Saranno gli ultimi 5 minuti dei 5 anni dedicati a questo processo. E così dice: in nome del popolo italiano, la prima Corte d'Assise d'Appello di Milano, letto l'articolo 627 del Codice di procedura penale, giudicando in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione in data 17 aprile 2013, in riforma della sentenza in data 17 dicembre 2009 del GAP del Tribunale di Vigevano, appellata dal Pubblico Ministero, dal Procuratore Generale delle Parti Civili, dichiara Alberto Stasi responsabili del reato a cui ha scritto, lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione e a pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. Quindi Stasi è stato condannato. Nel 2015 però, il 22 marzo, in Corte d'Assise si depositano le motivazioni della sentenza. Condanna 16 anni. Di nuovo in Cassazione. Quindi le richieste della revisione del processo da parte di Stasi, che si è sempre professato innocente, sono state rigettate. Poche ore dopo, Stasi, zaino in spalla, bussa alla porta del carcere di Bollate. Sono passati 3043 giorni dalla morte di Chiara. 2016. Il 19 dicembre 2016 la difesa presenta una perizia genetica che indica che il DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara pare
apparterebbe a una conoscenza di una vittima e non a Stasi. E qua ci stiamo avvicinando ai tempi nostri. Il 22 dicembre 2016 la procura di Pavia ha aperto una nuova indagine riguardante un amico di Marco Poggi, che è il fratello minore di Chiara, cioè Andrea Sempio, ed eccoci qua, che era solito spostarsi in bicicletta o a Garlasco e avrebbe un numero di scarpe simile a quella di Stasi, oltre ad un alibi non completamente solido. Il giorno seguente il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso ha accolto l'istanza di richiesta della revisione del processo e l'ha trasmesso alla competente Corte d'Appello di Brescia. E siamo al 2017. L'inchiesta su Andrea Sempio è stata invece archiviata il 2 marzo 2017. Sempio ha poi querelato i legali di Stasi per calunnia. Pensa a te. Poi arriviamo al 2020. C'è stata un'altra morte. La morte dell'avvocato Giarda, e volevo spendere delle parole sull'avvocato Giarda. Non ho sentito niente fino adesso, ho guardato tantissimi video, ho letto tantissime cose, ho letto anche libri, chiaramente perché queste cose ovviamente non è che me le posso inventare. Penso che un ricordo dell'avvocato Giarda sia doveroso. È morto nel 2020 per causa di Covid Angelo Giarda, professore emerito di diritto processuale penale all'Università Cattolica di Milano e avvocato di fama nazionale, legale fra gli altri di Alberto Stasi ovviamente nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Nato il 1 giugno 1940 a Castelnuovo, si era laureato all'Università di Pavia a pieni voti nel 1963, forse perché aveva la stessa età di mio padre, anche mio padre aveva il titolo di avvocato, quindi forse ho empatizzato un po' con lui. Nel 2021, il 19 marzo, la prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha respinto nuovamente la richiesta di revisione della condanna per omicidio, permanendo la violenza indiziaria di altri numerosi e gravi elementi contro Stasi. E passiamo al 2023. Nel gennaio del 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha però concesso di lavorare all'esterno dell'istituto penitenziario. Infatti svolge mansioni contabili e amministrative in un ufficio di Milano. Esce ogni giorno dalla prigione e torna in cella ogni sera. 12 dicembre 2022. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prima sezione, ha respinto la richiesta di revisione della condanna per omicidi. E arriviamo ai tempi nostri. Arriviamo al 2025, finalmente. Finalmente, al 7 gennaio 2025, la medesima Corte Europea ha respinto per la seconda volta la richiesta di revisione. L'11 marzo 2025 a Sempio fu notificato un nuovo avviso di garanzia a seguito di nuove indagini che hanno portato ad una riapertura del fascicolo su Andrea Sempio. Ricordo amico del fratello di Chiara, Andrea Sempio, già indagato e poi archiviato nel 2016, come abbiamo detto prima. Alcuni elementi genetici erano compatibili con lui, ma non sono stati mai usati in maniera decisiva in aula. Dall'11 aprile 2025 ha ottenuto la semilibertà. Il primo giorno è stato il 28 di aprile, che consiste nella possibilità data al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto di pena per partecipare a appunto attività lavorative, istruttive e comunque utile al reinserimento sociale in base al programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena. In un altro video parleremo di Andrea Sempio, perché spiegarti tutto in un video mi sembra eccessivo, anche perché qui abbiamo fatto oggi tutta una cronologia di tutte le sentenze, di tutte le cassazioni. Penso che sia chiaro per alcuni che magari avere una visione più completa di tutta questa vicenda. Nel prossimo video ti parlerò di Andrea Sempio, delle nuove indagini che sono emerse. Sempio è stato nuovamente iscritto
al registro degli indagati per l'omicidio in concorso grazie a nuove tecniche di analisi genetica che hanno rilevato una compatibilità di quel DNA e tracce trovate sotto le unghie della vittima, ed è stato appunto disposto un incidente probatorio per cristallizzare queste prove in vista di un possibile processo. Concludo questo video perché io questi video li sto facendo per far conoscere la vicenda, perché mi sono appassionata, mi sono commossa e empatizzo particolarmente per le mamme, sia la mamma di Sempio che la mamma di Alberto, perché al di là di qualsiasi cosa sono mamme che hanno sofferto, che stanno soffrendo, e solo una mamma sa quanto si possa soffrire vedendo la propria figlia uccisa nel bel mezzo della sua vita, con tutta la sua vita davanti, con tante cose bellissime che avrebbe fatto. Ma empatizzo anche con la mamma di Alberto Stasi e le sono veramente molto vicina, perché anche lei, e di lei si parla molto meno, ha sofferto tantissimo, non solo per tutto l'accaduto, ma anche per la morte del marito, per cui ora si trova sola e riceve, secondo il mio parere, un'empatia minore, la classica mamma del mostro, ma le mamme sono sempre mamme. Mi sto commuovendo molto da questa vicenda perché c'è tanto dolore. Tanto dolore da tutte le parti, tanta sofferenza, tanto dolore, e io spero con tutto il mio cuore che si possa arrivare veramente alla definitiva risoluzione di questo delitto, perché io non sono qui né per giudicare nessuno, ma per portare solamente dei fatti, e io me lo auguro per Chiara, per i genitori e per tutti quelli che hanno sofferto in questa situazione di sofferenza terribile. Quindi tutto il mio affetto e tutta la mia solidarietà e tutta la mia empatia e un grande bacio lo mando soprattutto al padre, alla mamma di Chiara, ma anche alla mamma di Andrea Stasi. Grazie per aver visto i video. Ciao.